Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo a realizzare un tester di capacità per batterie a litio e non solo. Con l'occasione ripasseremo alcuni concetti fondamentali come la tensione di cut-off e anche i wattora di una batteria. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Iniziamo col dire che il dispositivo è autonomo perché è dotato di una batteria interna da 12 volt. Batteria che è stata oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. La regolazione della tensione di cut-off o di fine scarica avviene attraverso questo display a LED e il relativo potenziometro di settaggio. Il cuore di tutto il dispositivo è questo display wattmetro con indicazione di tensione e corrente assorbita dal carico, nonché i kilowattora scaricati. La scarica della batteria avviene attraverso due lampade H4 da 12 volt doppio filamento 60 e 55 watt di solito utilizzate nelle autovetture. I due filamenti di ciascuna lampadina sono posti in serie e ciascuna lampadina è posta in serie con l'altra. In pratica abbiamo 4 filamenti in serie per un totale di 48 volt applicabili. La corrente che scorre attraverso questo carico viene misurata dal pannello e moltiplicata per la tensione per calcolare i wattora. Ho scelto questo pannello perché è il più economico della sua categoria. L'inserzione comprende anche la resistenza di shunt per la misurazione della corrente. Sul lato destro del contenitore ho fissato un jack d'ingresso per la batteria sotto test, mentre sul lato sinistro abbiamo l'ingresso Type-C per la ricarica della batteria interna e un LED di segnalazione. Con questo dispositivo possiamo misurare la capacità di una batteria e-bike da 36 volt. Una volta caricata completamente fino a 42 volt, inizieremo a scaricarla secondo la tensione di cut-off selezionata sul potenziometro e al termine leggeremo i wattora di quella batteria. Altresì possiamo effettuare la scarica per realizzare il bilanciamento delle singole celle in modo da recuperare un po' di capacità. L'interruzione della scarica è automatica grazie ad un MOSFET di commutazione interno montato su questa aletta di raffreddamento. Con le notevoli correnti e wattaggi in gioco, infatti, possiamo facilmente raggiungere i 40 gradi. Bene, una volta chiarite le funzioni di questo tester, andiamo a vedere come realizzarlo all'atto pratico. Per cominciare mi procuro due lampadine H4 dotate di due filamenti a 12 volt, 55 e 60 watt rispettivamente, ovvero due ottime resistenze di potenza a basso costo. Link in descrizione. Alla massima luminosità ciascuno di questi due filamenti assorbe all'incirca 5 A ed ha una resistenza di 2,4 ohm. È bene precisare che con tensioni più basse, se il filo non è incandescente, la resistenza sarà di circa 1 ohm. Collegandosi direttamente ai due pin relativi ai due filamenti F1 e F2 è possibile selezionare il collegamento in serie e applicare una tensione di 24 volt. Per meglio capire questo concetto facciamo alcune prove con il mio alimentatore variabile. Tolgo la limitazione in corrente, tensione di 12 volt, andiamo a testare il primo filamento. Alla massima luminosità e abbiamo una corrente di circa 4,65 A. Andiamo a collegare i due filamenti in serie collegandoci su questi due pin e testiamo il tutto con una doppia tensione di 24 volt, che è quella che ci necessita per il nostro tester. Con questo collegamento dovrebbero accendersi entrambi i filamenti, ciascuno a 12 volt circa. Infatti sono entrambi accesi, abbiamo una corrente di quasi 5 A. Grazie a questo collegamento in serie dei due filamenti possiamo sfruttare questa lampada per scaricare una batteria da 24 volt e collegandone due in serie arriveremo fino a 48 volt. In assenza di incandescenza il filamento presenta una resistenza anche molto più bassa, pari a circa 1 ohm. Questo ci permette di scaricare singole celle 18650 anche con notevoli correnti. Bene, fatta questa doverosa introduzione sul carico, passiamo alla batteria interna.
Si tratta di una batteria 12 volt al litio ricaricata tramite un modulo USB 5 volt. Questo modulo converte la 5 volt in 12.6 volt necessari alla ricarica. Questi moduli sono disponibili per diverse serie di batterie da 2S a 4S. Oltre al modulo step up per la ricarica abbiamo un BMS 3S da 20 A che protegge la batteria da sovracorrente, sovratensione e sovrascarica. Il modulo step up utilizza per la ricarica delle 3 batterie al litio il metodo Constant Current e Constant Voltage. Grazie alla presenza di questo modulo step up per la ricarica di queste batterie, quindi possiamo utilizzare un alimentatore USB 5 volt che caricherà le 3 batterie con una corrente leggermente inferiore a 1 A, giacché un 20% di questa corrente viene utilizzata dal modulo step up charger per svolgere la sua funzione di conversione. È il momento di osservare lo schema elettrico di questo dispositivo da me progettato. In alto a sinistra abbiamo il sistema della batteria interna appena vista che fornisce i 12 volt per l'alimentazione di tutto il circuito. Il cuore del nostro tester è un integrato operazionale doppio LM358 a 8 pin. Uno di questi due operazionali è utilizzato come comparatore per comparare la tensione della batteria ad una di riferimento, proveniente da uno step-up converter che converte la 12 volt in circa 30 volt. Ho scelto questa tensione perché è pari alla tensione minima di cut-off di una batteria 10S, ovvero da 36 volt. Questa tensione è collegata ad un potenziometro che ci permette di variare entro il range da 0 a 30 volt la tensione di cut-off che entra nel pin 2 invertente dell'operazionale per stabilire il punto di distacco del carico. Tensione visualizzata dal display a LED presente a fianco al potenziometro. In questo modo possiamo testare qualsiasi batteria dalla singola cella ai pacchi più complessi con un solo strumento. A questo punto vediamo esattamente il funzionamento di questo operazionale. Immaginiamo di voler testare la capacità di una batteria e-bike da 36 volt. La andremo a caricare completamente fino a quando non avrà raggiunto i 42 volt del caricatore e poi andremo a scaricarla attraverso il nostro circuito. Il negativo della batteria è collegato al nostro negativo, mentre il positivo è collegato al pin 3 dell'operazionale. Sul pin 2 è presente invece la tensione di cut-off impostata al potenziometro sui 30 volt, pari a 3 volt per cella per una batteria 10S. In questo modo la scarica si interromperà al raggiungimento di una tensione inferiore a 30 volt da parte di tutto il pacco batteria. Nella fase iniziale la batteria conserva ancora i 42 volt. Pertanto il piedino non invertente presenta una tensione maggiore rispetto a quella del piedino invertente. In questa situazione, se l'interruttore di discharge è chiuso, il MOSFET verrà eccitato e collegherà il positivo alla resistenza di scarico della batteria, ovvero sia i nostri 4 filamenti H4 collegati in serie tra loro. La corrente che attraversa queste lampadine attraversa anche il resistore di shunt che, collegato al display LCD, misura la corrente assorbita istantaneamente dal circuito. Questa corrente, istantaneamente moltiplicata per il voltaggio, viene cumulata in un contatore che esprime i wattora. Man mano che la batteria si scarica ad opera del carico collegato, la tensione sul piedino 3 scende lentamente fino ad arrivare ad un livello inferiore a quella presente sul piedino 2 di cut-off. A questo punto il piedino 1 di uscita del nostro operazionale andrà a 0, il MOSFET non più polarizzato correttamente risulterà interdetto, interrompendo in tal modo lo scarico della batteria sulla resistenza di potenza. Nel frattempo il nostro display LCD avrà conteggiato i wattora scaricati fino a quel momento.
Attraverso un pulsante è possibile accedere ai settaggi che consentono di resettare il contatore dei wattora. Si tiene premuto il pulsante fino ad arrivare alla funzione Clear che consente di azzerare il wattmetro. Bene, una volta chiarito lo schema elettrico di funzionamento di questo mio progetto, passiamo alla realizzazione pratica. Come faccio sempre in questi casi, posiziono i primi componenti, tra cui lo step-up converter, su una basetta a 1000 fori. Inizialmente per questo progetto avevo pensato di utilizzare un relè 12 volt a uno scambio. Nella prima fase di realizzazione è importante posizionare sommariamente i componenti essenziali per verificare meglio gli spazi a disposizione e i collegamenti da effettuare, soprattutto se è presente un circuito integrato. In questo caso io utilizzo sempre uno zoccolo da 8 pin perché consente di sostituire agevolmente l'integrato in caso di guasto. Una volta posizionati i componenti principali è possibile procedere alle saldature. Tuttavia, in corso d'opera ho deciso di sostituire questo relè con un più efficiente MOSFET per evitare problemi di vibrazione all'attivazione e per avere una maggiore corrente. Il MOSFET IRF 640N da me scelto, un MOSFET a canale N, supporta 200 volt e ben 18 A di corrente. Come contenitore ho utilizzato una scatola di derivazione IP66, misure interne 15 x 11 x 7 cm di profondità. Con l'utilizzo di una fresa Dremel su questa scatola ho praticato un foro per il connettore Type-C destinato alla ricarica USB della batteria che ho fissato con l'utilizzo di un po' di colla a caldo. A tal proposito, prendete bene le misure del connettore Type-C e potrete evitare brutte sorprese. A questo punto torniamo alla costruzione sulla basetta 1000 fori e utilizziamo il nostro step-up converter per fare qualche test di laboratorio. Con l'utilizzo di un piccolo alimentatore da laboratorio variabile andiamo a testare la tensione massima di uscita fornibile da questo step-up. Alimentatore settato sui 12 volt circa, collego l'uscita del modulo step up al voltometro e l'ingresso del modulo all'alimentatore 12 volt non ancora acceso. Ruoto il trimmer per la massima tensione in senso completamente antiorario. Accendo il mio alimentatore variabile per fornire i 12 volt e abbiamo la bellezza di 49.1 volt. Per ridurre questa tensione basterà ruotare in senso orario il trimmer fino a raggiungere i 30 volt necessari. Bene, una volta effettuata questa regolazione possiamo passare alla saldatura del modulo sulla basetta 1000 fori. Fatte queste 4 saldature, inserisco tutti gli altri componenti del mio progetto sulla basetta 1000 fori, tra cui il trimmer di regolazione della tensione, lo zoccolo 8 pin per l'integrato e le altre resistenze di polarizzazione. Effettuo i collegamenti con del filo di rame rigido di spessore adeguato alla corrente richiesta dal collegamento e ricontrollati soprattutto i pin dell'integrato, il risultato finale è il seguente. Abbiamo qualche resistenza di polarizzazione per i MOSFET, il modulo step up in primo piano, l'integrato LM358, il potenziometro e infine ho collegato anche i cavi che vanno al MOSFET fissato su una letta di raffreddamento con un'opportuna pasta termica. I cavi del drain source, che saranno collegati rispettivamente al carico delle lampadine e alla batteria da scaricare, saranno collegati alle lampadine attraverso uno zoccolo specifico per lampade H4 in ceramica, materiale estremamente resistente al calore. In questo modo, in qualsiasi momento, qualora si guasti una di queste lampadine, potrò agevolmente sostituirla con un'altra. Vado a fissare questi due zoccoli al contenitore attraverso bullone e relativo dado. Due cavi interni di questi due zoccoli saranno saldati tra loro e gli altri due, uno alla batteria sotto test e l'altro al MOSFET.
Tra gli altri collegamenti da effettuare vi sono quelli della resistenza di shunt al pannello del wattmetro. Questa resistenza di misura della corrente ha 4 terminali, 2 più grandi che servono per far passare la corrente e altri 2 che servono per rilevare la caduta di tensione che va al pannello del wattmetro, secondo lo schema seguente. Gli altri 2 fori presenti, filettati, permettono di fissare questa resistenza di shunt al nostro contenitore. A questo punto passiamo al pannello frontale. Posiziono sommariamente i componenti che voglio installare, in particolare il circuito stampato sarà fissato in verticale e a fianco ad esso troverà posto il display a LED. Si tratta di un voltometro digitale a 3 cifre con tensioni in ingresso che vanno da 0 a 100 volt. Questo modulo contiene sul retro un trimmer che consente la calibrazione del voltaggio per adeguarlo a quello effettivamente misurato. Un voltometro estremamente economico. L'ingresso positivo del voltometro è collegato al pin centrale del potenziometro relativo al cut-off. Per funzionare correttamente ho dovuto scegliere un potenziometro da 5000 ohm perché questo voltometro assorbe una certa corrente e necessita quindi di una bassa resistenza in serie. A questo punto occupiamoci un attimo dell'altro display, quello LCD, il wattmetro. Ho scelto questo pannello perché, oltre ad essere il più economico della sua categoria, è molto versatile, ha 2 valori di shunt programmabili e il secondo pezzo acquistato può essere validamente utilizzato anche per un impianto fotovoltaico. Tuttavia questo modulo presenta un problema che devo risolvere, ossia ha una tensione minima di ingresso di 6.5 volt, mentre io devo poter misurare tensioni anche inferiori per le batterie 18650. A questo proposito devo andare ad effettuare una modifica a questo modulo. Con tensioni inferiori a 6.5 volt, infatti il modulo, così com'è, tende a far sparire le cifre e diventa inutilizzabile a tensioni inferiori. Per ovviare a questo inconveniente dovrò modificare l'alimentazione interna di questo modulo e bypassare il circuito di stabilizzazione che provvede a fornire la tensione di alimentazione. Su questo wattmetro infatti la tensione di 3,3 volt necessaria per alimentare il tutto è fornita da questo stabilizzatore di tensione, che a sua volta è alimentato da questo alimentatore stabilizzato basato su uno Zener da 6 volt, perché come già detto il modulo trae la sua alimentazione direttamente dalla batteria sotto test. Per poter leggere tensioni inferiori a 6 volt, quello che dobbiamo fare è tagliare questo ramo che fornisce l'alimentazione dalla batteria e fornire noi direttamente un'alimentazione supplementare di 12 volt per alimentare lo stabilizzatore da 3,3 volt. Tanto per cominciare vado ad interrompere il collegamento tra la batteria esterna e lo Zener di alimentazione e stabilizzazione. In tal modo, rimuovendo questi componenti, ho interrotto la via che porta dalla batteria esterna sotto test all'alimentazione del circuito interno. A questo punto vado a saldare un filo di alimentazione positiva esterna a valle del transistor di stabilizzazione per fornire la 12 volt all'integrato stabilizzatore da 3,3 volt. Grazie a questa modifica il mio wattmetro è pronto per leggere qualsiasi bassa tensione. Lo alimento con i 12 volt previsti dal mio dispositivo e vado a misurare la tensione di questa batteria singola 18650. Abbiamo esattamente 4.16 volt, lettura che in precedenza era impossibile. Bene, una volta effettuata questa modifica posso andare a fissare il mio pannello sul contenitore. Per ricavare i relativi fori vado a segnare le sue dimensioni sul contenitore da tagliare. Con il mio saldatore a stilo a punta piatta tagliente vado ad intagliare la plastica. Per questa operazione non dimenticatevi di avere a portata di mano un ottimo aspiratore fumi. Dopo svariati passaggi posso rimuovere il pezzo da togliere.
con un cutter vado a rifinire la plastica rimanente. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro prezioso supporto. Stessa procedura per inserire gli altri componenti, in particolare il display a LED. Pratico qualche foro per i LED e gli interruttori a levetta nella parte frontale. Uso una fresa conica per effettuare il foro del potenziometro. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto dei materiali e degli attrezzi che vedete in tutti i miei video, cliccando sui quali contribuirete a finanziare il mio canale. È il momento di realizzare le pinze a coccodrillo che permettono di collegarmi alla batteria sotto test. Oltre al cavo da 1,5 mm quadrati, mi procuro un connettore DC concentrico e vado a saldare il negativo all'esterno e il positivo al pin centrale. Per evitare cortocircuiti applico del nastro isolante tra questi due contatti in modo che all'avvitamento del cappuccio non si verifichi alcun cortocircuito. Questo cavo mi permetterà di collegarmi a qualsiasi batteria sotto test. Aggiungo un porta LED da 5 mm per il LED frontale della condizione di cut-off utilizzando del Bostik. Questi porta LED aggiungono un tocco di classe ai vostri progetti. Altro LED, disposto però stavolta sul lato, è quello relativo al fine carica collegato in parallelo al LED già presente sullo step-up charger. Ho collegato altresì l'uscita 12 V del BMS al mio circuito elettronico disposto sulla basetta millefori. Questi 12 V sono interrotti dall'interruttore di alimentazione posto sul frontale. E a questo punto è il momento di iniziare a fare qualche prova. Comincio da questa batteria del mio piccolo trapano avvitatore, una batteria 12 V che ho appena caricato. Misuro la capacità collegandomi attraverso questi connettori a spada. Collegati i due coccodrilli negativo col negativo e positivo col positivo, per questa batteria imposto la tensione di cut-off intorno ai 8.2 volt. Se facciamo un po' di conti per 3 elementi abbiamo una tensione di 2,7 volt per elemento. Prima di iniziare la scarica non dimentichiamoci di azzerare il contatore dei wattora accedendo alla funzione clear per questa nuova batteria. Nel frattempo ho alzato già leggermente questa tensione di cut-off perché ritengo sia un po' troppo bassa. Possiamo partire con la scarica. Le due lampadine si accendono, 2,4 A iniziano a scorrere attraverso i 4 filamenti posti in serie che iniziano anche a far riscaldare l'involucro. A questo punto non ci rimane che lasciare il dispositivo svolgere il suo lavoro fino a quando non si sarà abbassata questa tensione agli 8.54 volt. Al raggiungimento della tensione di cut-off il MOSFET si è interrotto, il processo di scarica è terminato, il contatore del display segna un totale di 12 Wh. A fronte di un amperaggio riportato sull'etichetta della batteria di 1,3 Ah pari a circa 15,6 Wh. Evidentemente questa batteria abbastanza vecchiotta col tempo ha perso parte della sua capacità. Visto il successo di questo primo tentativo andiamo a misurare un'altra batteria. Ho per le mani la batteria di un rasaerbe elettrico, tensione nominale o media di 21,6 V, 2 Ah pari a 43,2 Wh. Dividendo il voltaggio nominale per 3,6, che è il voltaggio nominale di una singola cella, sappiamo che questa batteria è composta da 6 celle in serie. Per la tensione di cut-off è bene non scendere sotto i 2,9 V per elemento, pertanto abbiamo un valore totale di 17,4 V.
Minore la tensione di cut-off impostata, maggiore sarà la capacità rilevata sulla batteria. Batteria completamente carica, andiamo a misurarne la capacità. Una volta resettato il contatore dei wattora con il comando clear, posso andare ad inserire il jack di collegamento. Inserisco i soliti due spadini per il collegamento. L'indicatore di voltaggio lampeggia in assenza di tensione in ingresso, fino a quando non collego i due coccodrilli e abbiamo una tensione di 24,67 volt, circa quanto indicato sull'etichetta come tensione massima. Inserisco la tensione di cut-off precedentemente calcolata. A questo punto posso avviare la scarica di questa batteria. Lasciamo scaricare questa batteria ad una corrente di circa 3,4 A. Una volta trascorso il tempo necessario, stimabile in circa un'ora, un'ora e mezza, la tensione della batteria inizia ad abbassarsi, anche se la corrente non è ancora a zero. Abbiamo una corrente di 0,4 A con una tensione di 18 volt a fronte dei 17,9 impostati, quindi siamo quasi addirittura di arrivo e il nostro contatore segna già circa 40 wattora a fronte dei 43 wattora riportati sulla sua etichetta. Quindi direi che grosso modo ci siamo. Senza perdere altro tempo interrompo questa scarica e passo ad un altro tipo di batteria. È il turno di una batteria e-bike. Si tratta di una batteria 36 volt, quindi 10S. Ho impostato il cut-off a circa 30 volt, 29 per l'esattezza, e andiamo a scaricarla. Tuttavia si tratta di una batteria sbilanciata, ossia le celle non hanno tutte lo stesso valore. Ci accorgiamo di questo perché la corrente tende ad abbassarsi velocemente e anche la tensione tende ad arrivare prossima a quella di cut-off molto velocemente. In questa ipotesi non è possibile procedere al calcolo della capacità perché la batteria andrà subito in sottotensione di cut-off. Per poter effettuare il test di capacità occorre ribilanciare questa batteria cella per cella, ma di questo ci occuperemo in un prossimo video. Una volta effettuato il bilanciamento di questa batteria potremo andare a ritentare la scarica e misurare la capacità della stessa. Ho effettuato il bilanciamento, posso andare a questo punto a misurare la nuova capacità di questa batteria rinnovata. Ho una tensione di circa 41,12 volt. Per impostare la tensione di cut-off, piuttosto che i canonici 3 volt per cella, essendo la batteria composta da celle Panasonic, di cui dal datasheet riesco a individuare la tensione di cut-off in 2,5 volt, preferisco impostare una tensione di cut-off di 2,7 volt per cella per avere una misura più affidabile della capacità. Al solito resetto il contatore dei wattora e procedo alla scarica. Le due lampadine ora sono molto più luminose e soprattutto tengono la corrente senza abbassare notevolmente la tensione come accadeva prima del bilanciamento. Trascorsa qualche ora ricevo una sorpresa. Il BMS ha staccato di sua iniziativa la batteria dal mio dispositivo per proteggerla e dunque è intervenuto prima del mio dispositivo. Ad ogni modo, i wattora rilevati risultano essere 360, per cui in linea con la capacità di queste batterie. Con una capacità singola per cella di 2,7 Ah, essendo un pacco 10S4P con 4 celle in parallelo, abbiamo 10,8 Ah moltiplicati per i 36 volt, circa 388 Wh di capacità. Pertanto possiamo affermare che per questa batteria vecchia di 5 anni abbiamo perso all'incirca il 10% della sua capacità.
Capacità che però siamo riusciti a recuperare al massimo grazie a questo valido strumento tester di capacità, nonché scaricatore per poter effettuare anche il bilanciamento delle batterie. Ma di questo ci occuperemo, come già detto, in un prossimo successivo video. Bene amici, dal mio laboratorio anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così come al solito vi invito a mettere like e iscrivervi al mio canale per tanti altri interessantissimi video in materia. Grazie dell'attenzione e alla prossima!